gente, di nuovo bentornati. Quello che vi proporrò oggi sarà una ricetta di base, anzi per l'esattezza un impasto di base, perché parliamo della pasta brisée. La pasta brisée è una pasta di base neutra, quindi sta a significare che potete utilizzarla sia per dolci che per salati, ma di questo ne parleremo alla prossima ricetta. Mentre invece adesso vediamoci il video con gli ingredienti e i miei piccoli consigli. Però quello più importante è che se mi viene a trovare per la prima volta iscrivetevi al canale, condividete, se la ricetta vi è piaciuta inondatemi di like e ci vedremo dopo. Allora, per cominciare la nostra pasta brisée cosa facciamo? Mettiamo su il piano di lavoro la nostra farina e facciamo la classica fontana. Mettiamo un pizzico di sale e prendiamo il furro freddo, molto freddo da frigorifero. In questa ricetta il freddo avrà veramente la prima importanza. E mettiamo il nostro burro e lo andremo a pizzicare con la punta delle dita per cercare di inglobare la farina. Perché con le punte delle dita? Perché se lo facciamo con tutto il palmo, le mani sono calde, il burro si riscalda e quindi non verrà l'effetto poi che avremo bisogno di avere, cioè l'effetto sabbiato. Allora, quando l'impasto avrà raggiunto questa sabbiatura, se vogliamo chiamarla così, andremo ad aggiungere l'acqua. E anche l'acqua dovrà essere gelata. La andremo a mettere direttamente al centro. Io ho valutato un paio di cucchiai. Volendo si può cercare di agglomerare così, piano piano impastando. Se ce l'avete potete aiutare anche con una cosa del genere. Allora, ecco qui il nostro panetto. Noi adesso lo andremo a coprire con la pellicola e lo lasceremo riposare per almeno mezz'ora o un'ora. Allora, la nostra pasta brisée è pronta, adesso la metteremo in frigorifero e come tutti gli impasti a base burro, queste vanno sempre fatte riposare almeno mezz'ora, se non addirittura un'ora, anche perché il burro così si unirà per bene alla farina e al resto degli ingredienti. La pasta brisée è un impasto neutro, quindi voi lo potete utilizzare benissimo per dolci o per salati, ma quello che vedremo noi alla prossima ricetta sarà una sorpresa, quindi seguitemi e vi aspetto al prossimo video. Un bacione!